Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Coldeton, gocce, Scarper SpA, ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'ha Coldeton, gocce? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Coldeton, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Coldeton? Gocce. Coldeton, gocce ha un farmaco a base del principio attivo desametasone più tobramicina, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antibatterici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Scarper SpA. Coldeton, gocce può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Coldeton 0,3% più 0,1% gocce auricolari soluzione 20 contenitori monodose da 0,25 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Scarper SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desametasone più tobramicina. Gruppo terapeutico: corticosteroidi più antibatterici. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: Coldeton 0,3% più 0,1% gocce auricolari, soluzione ha indicato nel trattamento delle infiammazioni del condotto uditivo esterno quando si ritenga necessario l'impiego di un corticosteroide, in presenza di infezione causata da batteri sensibili alla tobramicina o quando esista il rischio di un'infezione. Posologia: instillare nel condotto uditivo esterno 4 gocce 3 volte al giorno o secondo prescrizione medica. Durata massima del trattamento: 7 giorni, vedere il paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Agitare prima dell'uso. Controindicazioni: ipersensibilità verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Coldeton 0,3% più 0,1% gocce auricolari, soluzione non deve essere usato in bambini al di sotto dei 2 anni di età. Nei pazienti affetti da tubercolosi cutanea, herpes simplex, malattia virale con localizzazione cutanea, micosi dell'orecchio. In caso di perforazione nota o sospetta della membrana timpanica. Durante l'allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ognuno degli effetti indesiderati descritti per i corticosteroidi sistemici, tra cui l'iposurrenalismo, può verificarsi anche con i corticosteroidi topici, soprattutto in pazienti pediatrici. Usare le precauzioni legate all'uso di steroidi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state descritte interazioni clinicamente rilevanti con la somministrazione topica auricolare. Non sono stati condotti studi di interazione. Il componente tiloxapol è incompatibile con la tetraciclina. Si ritiene che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Coldeton, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Coldeton, gocce durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non sono stati effettuati studi per valutare l'effetto sulla fertilità umana della somministrazione topica auricolare di Coldeton. Gravidanza. I dati relativi all'uso topico auricolare di tobramicina o desametasone in donne in gravidanza non esistono o sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono noti effetti di Coldeton gocce auricolari sulla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari. Effetti indesiderati. In seguito alla somministrazione topica di aminoglicosidi si sono verificate reazioni di ototossicità, anche se non è possibile stimare un'incidenza esatta della reazione avversa per la mancanza del denominatore dei pazienti trattati con tobramicina. Si possono manifestare casi di ipersensibilità. Patologie dell'occhio. Visione offuscata, con frequenza non nota, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi:
L'impiego eccessivo o prolungato di corticosteroidi topici può deprimere la funzione ipofisario-surrenalica, provocando iposurrenalismo secondario e manifestazioni di ipercorticismo, tra cui la sindrome di Cushing, in particolare astenia, adinamia, ipertensione arteriosa, turbe del ritmo cardiaco, ipopotassiemia, alcalosi metabolica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Otologici, corticosteroidi e antinfettivi in associazione. Codice ATC S02C06 desametasone, todramicina col detom 0,3% più 0,1% gocce auricolari. Soluzione contiene come principi attivi todramicina e desametasone. La todramicina, proprietà farmacocinetiche. Todramicina. Tutti gli antibiotici aminoglicosidici sono potenzialmente ototossici in seguito a somministrazione parenterale o applicazione topica su ferite e ustioni, in quanto vengono assorbiti attraverso le membrane mucose e le dati preclinici di sicurezza. Desametasone. La tossicità del desametasone è ben documentata in letteratura. Tuttavia, gli effetti tossici legati all'uso di corticosteroidi si manifestano in seguito a somministrazione per via sistemica a dosi elevate. Elenco degli eccipienti: tiloxapol, disodio edetato, sodio solfato anidro, sodio cloruro, acido solforico, regolatore di pH, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Coldeton, gocce a base di desametasone più todramicina sono Combitimur, gocce, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.